Mitu e lo Yoti. Una fiaba per accendere la luce che è in ognuno di noi. Nel paese dei 1000 fiumi viveva Mitu, una bambina con lo sguardo fiero di chi cresce e impara ogni giorno qualcosa di nuovo. Il suo villaggio sorgeva tra i campi di riso e di juta, dove la terra era umida e viva, e i contadini lavoravano al ritmo dell'acqua e del vento. Mitu amava la natura più di ogni altra cosa, correva tra i canali, ascoltava le rane dopo la pioggia e giocava con gli animali della foresta. Un giorno, mentre il sole calava sull'acqua, sentì un calore nuovo nel petto. Dentro di sé si accese una luce rossa e viva. «Il mio Yoti!» esclamò meravigliata. Era la luce che appartiene a ogni donna e guardarla le faceva brillare gli occhi. «E adesso cosa faccio?» sussurrò piano. Mitu sapeva cosa accadeva alle bambine del villaggio quando la loro luce si mostrava. Cacciawala, uno spirito oscuro, arrivava e obbligava le donne a mettere i loro Yoti in una gabbia per non farli crescere, perché si diceva che la luce degli Yoti può abbagliare gli altri. Ma Mitu era curiosa, sentiva che il suo Yoti era parte di lei. Così nel villaggio lo teneva nascosto, ma nella foresta lo lasciava libero per correre insieme. Ogni giorno il suo Yoti cresceva e un po' alla volta prese la forma di un piccolo animale lucente che le stava accanto e la faceva sentire sempre più forte. Finché un giorno Cacciawala la trovò. Era venuto per costringerla a ingabbiare la sua luce. «La tua luce è pericolosa!» sibilò con voce fredda e spaventosa. «Risplende dove dovrebbe esserci il buio, le bambine devono restare nell'ombra!» «No, non è vero!» disse Mitu con voce tremante. Mitu aveva paura e per proteggere il suo piccolo Yoti corse via. E lì, nel cuore della foresta, smise di tremare solo quando vide qualcosa che non si aspettava. Tra gli alberi brillavano luci di ogni colore, rosse come il fuoco, dorate come il sole, verdi come le foglie. Erano Yoti liberi e danzanti che si muovevano accanto a donne e ragazze dai volti sereni e dagli occhi luccicanti. Una di loro le si avvicinò. «Non sei sola», le disse con voce gentile. «Anche noi lottiamo per proteggere la nostra luce». Tra quelle donne Mitu cresceva insieme al suo Yoti e giorno dopo giorno diventava sempre più forte, più sicura di sé, più coraggiosa. Ma lo spirito oscuro non smetteva di tornare. Ogni volta cercava di rinchiudere le loro luci, di spegnerle una a una. Finché un giorno, vedendo 2 Yoti avvicinarsi e sprigionare una luce ancora più intensa, a Mitu venne un'idea. Allora radunò tutte le donne e disse: «Voi mi avete aiutato a far crescere il mio Yoti. Ora fidatevi di me. Se uniamo le nostre luci, ci libereremo di ogni ombra». Le donne annuirono e quando Cacciawala tornò, tutte erano pronte. Al segnale di Mitu, gli Yoti si sollevarono in aria, intrecciandosi e formando un grande cerchio di luce. Lo spirito oscuro cercò di resistere, ma la loro luminosità lo avvolse e lo dissolse. Mitu fece un respiro profondo. Sentiva la forza del suo Yoti scorrere dentro di lei, potente come non mai. Capì che era il momento di tornare a casa per portare la luce anche al suo villaggio. Quella sera la gente del villaggio vide arrivare una giovane ragazza dal passo sicuro, con lo sguardo fiero e uno Yoti grande e libero che brillava accanto a lei. «E Mitu!» gridarono le sue amiche. Mitu si fermò davanti a tutto il villaggio e disse: «Quando uno Yoti è libero, la sua gioia non abbaglia, illumina». Vedere Mitu così sicura diede coraggio prima alle bambine che una dopo l'altra lasciarono uscire i loro Yoti. E allora anche le donne aprirono le gabbie che tenevano le loro luci prigioniere. Una nuova libertà si diffuse nel villaggio.
Il luogo che Mitu amava tanto si riempì di 1000 luci che brillavano insieme, come un cielo stellato sulla terra, creando una comunità nuova, dove le donne splendevano e facevano risplendere tutto intorno a loro.